fare il preview. No, io faccio il caffè, preview niente, lo Devi fa... fare No, il lo preview, fa Edoardo ti Matù. licenziano. No, non è il caso, non è il caso. Devo farlo per forza, questo preview Milan-Paris Saint-Germain. Ho preso gli accordi editoriali e devo rispettarli. Benvenuti al match preview di Milan-Paris Saint-Germain, l'ennesimo match preview condotto da me soltanto. Sappiamo benissimo quindi come andrà a finire la partita. No, a parte gli scherzi, ovviamente speriamo che il Milan riesca ad uscire da questo piccolo momento di crisi. Piccolo si fa per dire, forse è il momento più difficile della gestione Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Come proveremo a sfatare il tabù del match preview? Con i due Enrichi, sì, perché oggi avremo ben due Enrico al preview, Enrico Boiani ed Enrico Aiello. Io andrei subito dall'Enrico numero 1 perché ieri sera è andato a San Siro a vedere il Paris Saint-Germain che si è allenato nello stadio dove giocheranno questa sera la partita e ha seguito anche le conferenze. Quindi tutto quello che ha visto, tutto quello che riesce a dirci, Enrico Boiani. Siamo qui a San Siro per l'allenamento del Paris Saint-Germain. Dietro di me lo state vedendo, stanno facendo il torello, sono entrati poco fa. Io ho anche una certa emozione nel raccontarvelo perché non è cosa da tutti i giorni vedere comunque giocatori del calibro di Mbappé da pochi passi dal vivo e niente. Questo è il torello del Paris Saint-Germain, sono entrati veramente tutti, Mbappé, Dembélé, insomma tutti i grandissimi campioni si stanno allenando. Tra l'altro un piccolo sketch, una piccola gag tra Mbappé e il fratello di Teo che stavano ridendo e scherzando assieme. Clima disteso comunque al Paris perché in campionato si sono ripresi e tanto e bene, e in Champions League hanno la strada comunque abbastanza spianata. Speriamo che il Milan possa porre qualche ostacolo alla compagine parigina. È appena terminato l'allenamento del Paris Saint-Germain, i giocatori del PSG si sono appunto allenati a cerchio a Torello, molto rilassati, clima distesissimo anche dopo il 3-0 al Montpellier in campionato, e speriamo non siano così domani anche a livello di atteggiamento perché sono sembrati veramente una corazzata e soprattutto un gruppo molto unito. Io adesso torno a casa, quindi torniamo con il match preview di Davide. Davide, questi contenuti qui non te li ha portati nessuno, finora match preview, mi raccomando, sfruttali bene. L'Enrico numero 1 ci ha portato dentro San Siro, adesso andiamo dall'Enrico numero 2, Enrico Aiello, che ritorna nel match preview dopo una settimana di pausa, per capire chi gioca, chi non gioca, chi ha scelto più, chi sceglierà Stefano Pioli, chi sceglierà Luis Enrique per una partita di questa sera fondamentale per il futuro del Milan in Champions League. Vai Enrico! Dentro o fuori, il cammino in Europa del Milan è giunto davvero al suo snodo cruciale. La sfida di questa sera a San Siro, fischio d'inizio alle ore 21 contro il Paris Saint-Germain, match valevole per la quarta giornata del girone F di Champions League. E allora andiamo a dare subito un'occhiata a quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori. In casa rossonera Stefano Pioli recupera pedine fondamentali del proprio scacchiere: Teo Hernandez, Loftus-Cheek, Pulisic e Chukwueze. E allora 4-3-3 per i rossoneri con Maignan tra i pali, linea difensiva con da destra a sinistra Calabria, Ciao, Tomori e Teo Hernandez. A proposito, Kier non sarà neanche in panchina. Il dubbio per Pioli riguarda invece il centrocampo. Si va verso l'impiego dal primo minuto di Loftus-Cheek dopo la breve apparizione in campionato al suo rientro contro l'Udinese sabato sera a San Siro. Le altre due maglie invece se le contendono Krunic, Reinders e Musa. In attacco torna dal primo minuto Pulisic, come confermato dallo stesso tecnico ieri in conferenza stampa. A sinistra invece ci sarà Leao, al centro del reparto Olivier Giroud. Per quel che riguarda invece il Paris Saint-Germain, non ce la fa Marco Asensio, lo spagnolo non sarà neanche in panchina, dove invece siederà sicuramente Danilo. Qualche problema anche per il coreano Lee, che dunque perderà a questo punto il ballottaggio con Ugarte davanti a Donnarumma, attesissimo ex ritorno per lui. Si preannunciano davvero tantissimi fischi dal pubblico rossonero. Linea difensiva con Hakimi e Lucas Hernandez esterni e al centro del reparto Marquinhos e Skriniar. A centrocampo vi dicevo Ugarte, Vitinha e lo straordinario Zaire Emery. Avvio di stagione devastante per il classe 2006 dei parigini, mentre in attacco le corsie esterne saranno presidiate da Dembélé e Mbappé, con al centro il solito ballottaggio tra Gonzalo Ramos e Kolo Muani. Milan-Paris Saint-Germain sarà diretta dallo spagnolo Jesus Gil Manzano, che ha diretto in 4 circostanze il Milan: 2 in Europa League, l'incredibile sfida vinta ai rigori 3 anni fa contro il Rio Ave, e 2 in Champions League, in entrambi i casi nella scorsa stagione, il 3-1 casalingo contro la Dinamo Zagreb e la sconfitta per 2-0 nella semifinale d'andata dell'Euro Derby. Ha invece incrociato in 3 circostanze il Paris Saint-Germain un pareggio e 2 vittorie, una delle quali proprio
proprio in questa edizione il 2-0 casalingo contro il Borussia Dortmund. Milan-Paris Saint-Germain, fischio d'inizio questa sera a San Siro, ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e Mediaset Infinity, post partita sul canale YouTube di Radio Rossonera. Circa 10 minuti dopo il triplice fischio finale. Da Enrico Aiello è tutto, a voi la linea. E chiudiamo il match preview di Milan-Paris Saint-Germain con qualche statistica. È il momento di chiudere il video, perché vi dico che nella sua storia il Paris Saint-Germain ha affrontato il Milan 2 volte a San Siro. La prima volta nel 1994-95, semifinale di ritorno di Champions League. Il Milan passò in casa per 2-0 dopo lo 0-1 del Parco dei Principi grazie a una grandissima doppietta di Dejan Savicevic. A proposito, è uscito un episodio speciale di Cronache di Pelegatti sul canale YouTube di Radio Rossonera in cui racconta proprio quella partita e quei 2 gol. Mi raccomando, andate a recuperarvelo. La seconda è arrivata nel 2000-2001, nel secondo girone di Champions League, quando il format era ancora diverso. Diverso è stato anche il risultato. Il match finì 1-1, a Leonardo rispose Anelka. Statistica numero 2, a meno di poco clamorose notizie dell'ultimo minuto, il Paris Saint-Germain sconfigge inaspettatamente il Milan nella sfida degli infortunati in un mirabolante 6-5. Perché? Perché i parigini si presentano a San Siro senza Kimpembe, Asensio, Nuno Mendes, Ekitike, Keylor Navas e Sergio Rico. Il Milan risponde come può con Sportiello, Kalulu, Kier, Pellegrino, Caldara e Bennacer, ma non riesce ad arrivare a 6. Quindi Paris Saint-Germain 6, Milan 5. Statistica numero 3 e ultima. Il Milan ha già giocato una partita di Champions League Coppa dei Campioni il 7 di novembre nella sua storia. Era la stagione 1990-1991 e i rossoneri di Arrigo Sacchi vinsero una partita tostissima sul campo del Bruges grazie a un gol di Angelo Carbone. I tifosi del Milan si ricorderanno di questa partita perché fu espulso Marco Van Basten per una gomitata. Insomma, gli animi erano abbastanza caldi. Gli animi erano caldi in generale in tutta quella campagna europea del Milan che terminò, lo ricorderete tutti, al Velodrome di Marsiglia con il tanto triste quanto storico episodio delle luci dello stadio. Sperando quindi che questa campagna europea del Milan 2023-2024 in Champions League vada un pochino meglio, quindi cominci, io vi saluto, vi auguro una buona partita, questo Milan-Paris Saint-Germain, e vi do appuntamento al prossimo match preview. Ciao a tutti! E invece di Dejan Savicevic, qual è il tuo ricordo? Non so, il tuo ricordo, un simbolo. Dejan Savicevic, il mio ricordo di Dejan Savicevic, ne ho tanti, no? Ci sono tanti cammei di Dejan Savicevic. Il mio è un gol contro il Parma. Il gol lo realizzò Baggio, ma Dejan Savicevic aveva 3 uomini. Tu mettiti, chiudi gli occhi, sei tribuna arancio, Sì. non dalla parte della panchina di Pioli, ma esattamente alla stessa altezza sotto la tribuna arancio. E il Milan attaccava sotto la curva del Milan. Quindi là ci sono 3 giocatori del Parma, non so. È un po' come il gol di Ronaldo nell'Inter contro lo Spartak Mosca. Io vedo Ronaldo dietro 3 o 4 giocatori dello Spartak Mosca, un fango tremendo, poi non so come lo vedo al di là e realizza il gol. Lì era circondato da 3 giocatori del Parma, non so come ha toccato 3 volte il pallone. No, è indescrivibile, perché è come dire adesso ti spiego come Raffaello dipingeva, non puoi spiegarlo. È uscito, è andato sul fondo, ha messo in mezzo, gol di Baggio. E non lo sai, tutt'oggi se ci pensi non lo sai. Non so imitare, non so pensare.